Finalmente ho deciso di fare un video sui pronomi diretti o pronomi oggetto diretto. Vedremo quali sono e come si usano con degli esempi. Come già sai, i pronomi sono molto usati in italiano per non ripetere cose che abbiamo già menzionato prima e rendere quindi il discorso più fluido e naturale. Quelli di cui parliamo oggi si chiamano pronomi oggetto diretto perché sostituiscono un oggetto, sostituiscono l'oggetto della frase e quindi rispondono alla domanda chi o che cosa. Vediamo un esempio. Se io dico domani compro un libro e poi leggo il libro. Questa frase non è molto naturale e non è nemmeno fluida. Quindi io, per renderla più naturale, posso sostituire il libro con un pronome oggetto. In questo caso la frase diventerebbe domani compro un libro e poi lo leggo. Il libro è l'oggetto, risponde alla domanda che cosa. Io leggo che cosa? Il libro. Quindi è un oggetto e posso sostituirlo con un pronome diretto. Domani compro un libro e lo leggo. Vediamo quali sono i pronomi diretti italiani. I pronomi diretti sono mi, ti, lo per il maschile singolare e la per il femminile singolare, ci, vi e li per il maschile plurale e le per il femminile plurale. Ricordiamoci che questi sono pronomi oggetto diretti, quindi rispondono alle domande chi o che cosa. Se sostituiscono un oggetto femminile singolare useremo la. Se sostituiscono noi come oggetto, il pronome sarà ci, ma vediamoli tutti insieme. Cominciamo dalle terze persone. Adesso scelgo un bel film e guardo il film. Di nuovo, è una ripetizione. Non ci piace. E quindi nella seconda frase posso sostituire il film con un pronome oggetto diretto, perché ho già menzionato il film prima. Adesso scelgo un bel film e lo guardo. In questo caso film è oggetto, perché io guardo che cosa? Il film. E il film è maschile singolare, quindi l'oggetto è lo. Adesso scelgo un bel film e lo guardo. Vorrei un'aranciata. Prendo i soldi e compro l'aranciata. Di nuovo, una ripetizione. In questo caso aranciata è un oggetto. Compro che cosa? Un'aranciata e quindi posso sostituirla con un pronome diretto. Vorrei un'aranciata. Prendo i soldi e la compro. Uso la perché aranciata è singolare femminile. Sveglio i bambini e porto i bambini a scuola. Ripetizione, bambini e bambini. In questo caso bambini è oggetto. Io porto chi? I bambini. E bambini è maschile e plurale, quindi userò il pronome li. Sveglio i bambini e li porto a scuola. Quindi porto i bambini a scuola. Per non ripetere, li sostituisco con un pronome maschile, plurale. Li porto a scuola. Guarda le giraffe! Io amo le giraffe. Io amo che cosa? Le giraffe, di nuovo, è un oggetto femminile plurale, quindi posso usare il pronome oggetto diretto le. Guarda le giraffe, io le amo. Attenzione a non confonderlo con l'articolo femminile plurale, le. Hanno una funzione differente. Questi erano degli esempi con i pronomi diretti alla terza persona singolare, lo e la, e plurale, li e le, ma alla fine del video faremo degli altri esempi insieme. Adesso vediamo delle frasi con gli altri pronomi, alle prime e seconde persone. Sofia mi ha salutato.
In questo caso abbiamo Sofia che è il soggetto e ha salutato chi? Ha salutato me. È come dire Sofia ha salutato me. Mi e me sono due pronomi oggetto diretto. Me è un pronome tonico, mi è un pronome atono. Noi preferiamo usare il pronome atono, mi, perché il pronome me, comunque i pronomi tonici, sono utilizzati generalmente per enfatizzare. Nella frase Sofia mi ha salutato, l'oggetto sono io. Sofia ha salutato me. Mi ha salutato. Forse ti stai chiedendo qual è la posizione dei pronomi. Avrai notato che generalmente i pronomi sono prima del verbo, ma ne parleremo nel prossimo video. Adesso continuiamo con gli esempi. Vengo a casa tua e ti aiuto. In questo caso ti sostituisce l'oggetto. Io aiuto chi? Aiuto te. Quindi è un pronome diretto della seconda persona singolare. Tu sei l'oggetto, io ti aiuto. Quella persona ci guarda. Quella persona ci guarda. Quella persona guarda chi? Guarda noi. In questo caso ci, il pronome, sostituisce noi. È un pronome diretto perché risponde alla domanda chi? Noi. L'azione passa direttamente dal soggetto, la persona, all'oggetto, noi. Quella persona ci guarda, guarda noi. E poi abbiamo l'ultimo pronome da menzionare, vi, che ovviamente sostituisce voi. Ragazzi, dove siete? Non vi vedo. In questo caso il pronome sostituisce voi. Ragazzi, dove siete? Non vedo voi, che in italiano non suona molto bene. Preferiamo usare il pronome diretto. Non vedo chi? Non vedo voi, quindi non vi vedo. Ma vediamo degli altri esempi insieme. Che bella macchina! La compro anch'io. In questo caso la sostituisce la macchina. Io compro che cosa? La macchina. Ma non voglio ripetere di nuovo macchina. Però è chiaro che si tratta di un pronome diretto perché risponde alla domanda che cosa? Compro la macchina. La compro. C'è Paolo, lo vedi? In questo caso Paolo è un uomo, quindi userò un pronome diretto maschile singolare. C'è Paolo, lo vedi? È come dire c'è Paolo, vedi Paolo? Sostituisce lui o Paolo. I bambini non mi ascoltano mai. In questo caso l'oggetto sono io. I bambini non ascoltano mai me. Non mi ascoltano mai. Prima persona, singolare. Dove sono i pomodori? Non li vedo. Potrei dire, dove sono i pomodori? Non vedo i pomodori. No, non è naturale. Sostituisco i pomodori con un pronome. I pomodori è maschile, plurale, quindi non li vedo. Conosci Laura Pausini? Certo, la conosco. In questo caso il pronome sostituisce Laura Pausini. Io conosco lei, Laura Pausini, che è ovviamente una donna e quindi è femminile singolare e il pronome diretto è la. È chiaro come tutti questi pronomi rispondono alla domanda chi o che cosa. Io conosco chi? Laura Pausini. È diretto, l'azione va direttamente sull'oggetto. Io la conosco. Ultimo esempio. Francesco, ci accompagni al mare? In questo caso ho usato ci, che è il pronome diretto di prima persona plurale, sostituisce noi. Francesco, accompagni noi al mare? Ma in italiano usare il pronome è sempre più naturale. Quindi ci accompagni al mare?
Questi erano alcuni esempi con i pronomi diretti. Diretti, mi raccomando, significa che l'azione va direttamente dal soggetto all'oggetto e non c'è una preposizione, ok? Perché in quel caso si parla di oggetto indiretto e lo vedremo in un altro video perché sono dei pronomi un po' diversi. Ripeto che nel prossimo video parleremo della posizione dei pronomi diretti italiani, perché avrai notato che generalmente sono posizionati prima del verbo. Che bella macchina, io la compro. O dove sono i bambini? Non li vedo. Quindi è pronome diretto verbo. Ma ci sono dei casi in cui la posizione cambia, ma lo vedremo nel prossimo video. Adesso ti chiedo di scrivere delle frasi qui sotto usando uno, due o tre o tutti i pronomi diretti italiani. Non vedo l'ora di leggere i tuoi esempi. Ci vediamo presto!